Salve a tutti! In questo video daremo uno sguardo alle banche più importanti d'Europa. Per stilare questa classifica ho preso in considerazione solo il total asset di ogni istituto, ovvero il patrimonio complessivo. Nel patrimonio è inclusa la liquidità, i beni immobili, le securities, ovvero azioni, obbligazioni e altri titoli, e gli interessi sui prestiti. Dalla differenza tra total asset e liabilities, cioè le passività, otteniamo il capitale al netto delle spese. Ho trascorso davvero molto tempo ad analizzare tutti i bilanci e comparare i miei dati con quelli disponibili su vari siti, compreso quello di Reuters, agenzia stampa britannica. Sul loro sito è possibile reperire informazioni dei maggiori titoli azionari. Per un attimo mi sono sentito come Michael Burry, noto personaggio gestore di un hedge fund chiamato Shion Capital, che ha predetto il crollo mondiale delle borse dopo lo scandalo dei mutui subprime nel periodo 2007-2009. Su questa storia è disponibile anche un film chiamato The Big Short, dategli uno sguardo. Con questo video voglio farvi conoscere degli istituti di cui probabilmente non avete mai sentito il nome. Prima di passare a snocciolare i dati, un po' di matematica. Partiamo da 1 milione di euro, cifra comprensibile a tutti. Passiamo a 100 milioni di euro e poi a 1000 milioni di euro, cioè 1 miliardo, che in inglese viene denominato billion. Quindi 1 billion equivale a 1000 milioni di euro. Cifra pazzesca, vero? Sappiate che la banca più piccola di questa classifica, se così possiamo chiamarla, possiede un total asset di 114 miliardi di euro, ovvero 114 volte 1000 milioni di euro. Ho detto in inglese 114 billion euro. Preparatevi a questi numeri da capogiro. Quindi la Norddeutsche Landesbank, Giro Centrale, istituto tedesco, ha un total asset di 114 miliardi di euro. Andiamo scorrendo pian piano la classifica fino ad arrivare alle prime 20, dove inizieremo il countdown verso la vetta. Subito dopo la Norddeutsche Landesbank, una banca italiana, Monte dei Paschi di Siena, con 132 miliardi di euro. Forse sapete già che il Monte dei Paschi di Siena, ritenuta la più antica banca del mondo ancora in esercizio, ebbe origine nel 1472 come Monte Pio, e il monte fu espressamente istituito per dare aiuto alle classi più disagiate della popolazione, in un momento particolarmente difficile per l'economia locale. Sulle difficoltà odierne della banca non ne discutiamo qui, ma potete reperire tanto materiale in giro sulla storia del gruppo. Troviamo poi la Bank of Ireland, con un total asset di 155 miliardi di euro ed è il maggior istituto irlandese. Facciamo un salto nei paesi scandinavi e troviamo la OP Financial Group con 169 miliardi di euro. OP è il maggior istituto finlandese. Poi la Landesbank Hessen-Thüringen Giro Central, chiamata Helaba, con 184 miliardi di euro. Fa parte del circuito delle casse di risparmio tedesche, Sparkasse. Tutti gli istituti, anche austriaci, che appartengono a questo circuito, vengono accompagnati da questo logo. Istituti classificabili come cassa di risparmio esistono o sono esistiti in diversi paesi europei. Passando in Svizzera troviamo la Zürcher Kantonalbank, banca cantonale di Zurigo, con 192 miliardi di euro. Poi in Belgio con la Belfius Bank, sempre nel range di 192 miliardi di euro. E poi in Austria con la banca cooperativa Raiffeisen Bank International, ha un total asset anch'essa che si aggira sui 192 miliardi di euro per la sola filiale austriaca, ma la Raiffeisen come banca cooperativa comprende altre 13 filiali internazionali ed in totale ha degli asset gestiti per 388 miliardi di euro. Il nome deriva da Friedrich Wilhelm Raiffeisen, politico tedesco, le cui idee hanno influenzato il sistema bancario. Potete trovare la sua storia in Le associazioni Cassa di prestito, Raiffeisen, l'uomo che vinse la miseria. Fu praticamente il primo fondatore di una cassa rurale. La Raiffeisen, main sponsor di questo video, ha creduto per prima nell'iniziativa e mi ha inviato anche del materiale pubblicitario. Questi sono i dettagli che vanno poi a definire il successo di un buon branding. Grazie a Raiffeisen! Passiamo di nuovo in Italia, con Banco BPM e i suoi 205 miliardi di euro. Banco BPM è il terzo istituto italiano. Più avanti nella classifica vi svelerò gli altri. Andiamo in Danimarca
con la Unicredit e i suoi quasi 220 miliardi di euro, che in corone danesi fanno 1 trilione e 600 miliardi di corone danesi. Troviamo poi la prima banca spagnola della classifica, Banco de Sabadell, che ha sede a Barcellona, con i suoi 253 miliardi di euro. Vi è mai capitato di vedere i cartelloni pubblicitari in giro per la città? Abbiamo poi la Bayerische Landesbank in Germania con 266 miliardi di euro, la Swedbank, banca svedese, con 273 miliardi di euro, che in SEK sono 2 trilioni e 885 miliardi di SEK. Poi la Raiffeisen Group Switzerland, con 277 miliardi di euro. Ha lo stesso nome della Raiffeisen austriaca, perché il nome deriva appunto da Friedrich Raiffeisen, ma condividono solo il nome, sono 2 gruppi bancari differenti. Poi la Landesbank Baden-Württemberg, sempre in Germania, con 282 miliardi di euro. Ho voluto aggiungere poi la VTB Bank, una banca russa che non fa parte della comunità europea, ma consideriamola comunque del territorio europeo, con 296 miliardi di euro. In realtà questo viene calcolato in rubli, cioè 19,1 trilioni di rubli, che all'attuale tasso di cambio appunto fanno 296 miliardi di euro. Ovviamente il tasso di cambio può cambiare, quindi in futuro questa sua posizione in classifica appunto può salire o scendere. Poi la Nationwide Building Society, una banca inglese, anch'essa non facente parte della comunità europea, ma comunque la inseriamo perché è appunto parte del territorio europeo. La Nationwide Building Society ha un total asset di quasi 300 miliardi di euro, ovvero 254 miliardi di sterline. È la più grande società edile al mondo, con oltre 15 milioni di membri. Ma offre anche servizi bancari e finanziari. La sua sede è a Swindon, in Inghilterra. Poi la DNB ASA, banca norvegese, con 307 miliardi di euro, ovvero 3 trilioni e 100 miliardi di NOK norvegesi. Poi la Erste Group Bank, banca austriaca, con 325 miliardi di euro. Anch'essa fa parte del circuito Sparkasse. Ritorniamo in Svezia con la Svenska Handelsbanken e i suoi 336 miliardi di euro, ovvero 3 trilioni e 500 miliardi di SEK. Sempre in Svezia la Skandinaviska Enskilda Banken con 357 miliardi di euro, ovvero 3 trilioni e 700 miliardi di SEK. Andiamo in Belgio con la KBC Group e i suoi 369 miliardi di euro. In Olanda abbiamo la ABN AMRO e i suoi 421 miliardi di euro. Qualcuno forse la conosce perché sponsor ufficiale è l'ATP 500 World Tour di Rotterdam. Sempre in Germania la Commerzbank e i suoi 525 miliardi di euro, quindi qui abbiamo superato il mezzo trilione. In Danimarca con la Danske Bank e i suoi 544 miliardi di euro, ovvero 4 trilioni di corone danesi. Ritorniamo in Svezia con la Nordea Bank e i suoi 624 miliardi di euro. La Nordea Bank è la banca scandinava con maggior total asset. Sempre in Germania la DZ Bank e i suoi 627 miliardi di euro. DZ Bank è l'acronimo di Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, ovvero Banca Cooperativa Centrale Tedesca. Ho voluto inserire anche la Sberbank, la banca russa, e i suoi 638 miliardi di euro. In realtà parliamo di 41 trilioni di rubli, anche qui il tasso di cambio è un po' oscillante, quindi la sua posizione in classifica può cambiare. Andiamo in Olanda con la Rabobank e i suoi 639 miliardi di euro. Siamo arrivati ora alla 20ª posizione con BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, e i suoi 675 miliardi di euro. BBVA ha acquisito nel 2015 Catalunya Caixa, storica banca catalana conosciuta in passato come Caixa Catalunya, che ha dato vita alla fondazione Catalunya La Pedrera, con appunto sede nella storica Pedrera di Antonio Gaudí a Barcellona. Il risico bancario spagnolo è abbastanza intricato. Dopo la difficoltà avuta nel 2011, guardate queste immagini che ho scattato io stesso durante quel periodo, mentre ero proprio a Barcellona. Al 19° posto troviamo CaixaBank, altra banca spagnola, con 689 miliardi di euro.
Anche questa banca è il risultato di un intricato risico. Nata nel 2007 come Criteria, poi ristrutturata nel 2011 con il nome di CaixaBank e tra le varie acquisizioni anche la fusione nel 2021 con Bankia. Al 18° posto Credit Suisse, banca svizzera, con 739 miliardi di euro. Credit Suisse è il secondo istituto svizzero. Al 17° posto la Banque Postale, istituto bancario delle poste francesi, con 772 miliardi di euro. Al 16° posto Standard Chartered, banca inglese, con 786 miliardi di euro. Sul report però la cifra era riportata in dollari, cioè 839 miliardi di dollari. Al 15° posto Crédit Mutuel, altra banca francese, con 843 miliardi di euro. Al 14° posto NatWest, banca inglese, con 923 miliardi di euro. Sul report c'era scritto 785 miliardi di sterline. Al 13° posto Banca Italiana, Unicredit, con 949 miliardi di euro. Unicredit è la seconda banca italiana. Al 12° posto ING Group, banca olandese, con il suo 1 trilione di euro. Famosa in Italia per Conto Arancio, uno dei primi conti deposito utilizzabili totalmente via web, e l'Italia ha praticamente dato il via ad istituti con lo stesso concept, come Fineco e WeBank. All'11° posto troviamo UBS, banca svizzera, con il suo 1 trilione e 67 miliardi di euro. È il primo istituto svizzero e qualcuno forse lo ricorda perché è presente in Formula 1. Al 10° posto troviamo la Lloyd Banking Group, istituto bancario e assicurativo inglese, con il suo 1 trilione e 71 miliardi di euro, ovvero 909 miliardi di sterline. Al 9° posto Intesa Sanpaolo, con 1 trilione e 73 miliardi di euro. L'istituto bancario San Paolo di Torino venne fondato nel 1563 dalla Compagnia di San Paolo. Nel 1998 si fuse con l'Istituto Mobiliare Italiano, proprietario di Fideuram, per dare vita al San Paolo IMI. La fusione poi tra San Paolo IMI e Banca Intesa, annunciata ad agosto del 2006, si è poi concretizzata nel dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1 gennaio 2007. Intesa San Paolo è il primo istituto italiano in classifica. All'8° posto Deutsche Bank, con 1 trilione e 343 miliardi di euro. Primo gruppo bancario tedesco per total asset, è fondato nel 1870. Al 7° posto Groupe BPCE, banca francese, con 1 trilione e 524 miliardi di euro. Al 6° posto Société Générale, altro istituto francese, con 1 trilione e 600 miliardi di euro. Conosciuta anche per il caso Jérôme Kerviel, scandalo scoppiato a fine gennaio 2008, pieno periodo bolla speculativa dei subprime, ed è annoverato tra i più grandi scandali finanziari della storia. Kerviel è accusato dai vertici della banca francese di essere responsabile di una perdita pari a 4,9 miliardi di euro, a causa di rischiose posizioni finanziarie da lui occupate. Il caso in realtà è più complicato di quanto sembri e vi consiglio di dare uno sguardo alla sua storia. Al 5° posto Banco Santander, primo istituto spagnolo, anche lui con il suo 1 trilione e 600 miliardi di euro. Banco Santander è conosciuto dai più come sponsor di Formula 1 di Scuderia Ferrari. Al 4° posto Barclays, istituto inglese, con il suo 1 trilione e 700 miliardi di euro. In sterline sono 1 trilione e quasi 500 miliardi di sterline. Barclays fu fondata nel 1690. Nel 1958 è stata la prima banca del Regno Unito ad avere una direttrice donna, Hilda Harding. Nel 1966 ha lanciato la prima carta di credito nel Regno Unito. Ha introdotto il primo ATM a Londra nel 1975 e le prime carte revolving, che vi sconsiglio caldamente di usare. Saliamo sul podio. Al 3° posto Crédit Agricole, istituto francese, con il suo 2 trilioni e 126 miliardi di euro. Conosciuta perché la Crédit Agricole, precedentemente nota come Peugeot, era una squadra maschile francese di ciclismo su strada, attiva nel professionismo dal 1904 al 2008. Fu la squadra più longeva e vincente della storia del ciclismo
e Crédit Agricole entrò come main sponsor dal 1998. Al secondo posto HSBC Holding, istituto inglese, con il suo 2 trilioni e 800 miliardi di euro. Sul report c'era scritto 3 trilioni e 21 miliardi di dollari. L'acronimo HSBC proviene da Hong Kong e Shanghai Banking Corporation, banca fondata a Hong Kong nel 1865 da Thomas Sutherland, finanziere scozzese che commerciava in Estremo Oriente. Al primo posto troviamo BNP Paribas, istituto francese, con il suo 2 trilioni e 860 miliardi di euro. Conosciuta come main sponsor le Roland Garros. BNP Paribas è nata nel 2000 dalla fusione della Banque Nationale de Paris BNP con la Banque de Paris e des Pays-Bas. Nell'aprile del 2009 lo Stato francese è diventato il maggior azionista con il 17% del capitale azionario. Vi aspettavate questi risultati? Sapevate cos'era 1 trilione di euro? Le masse monetarie in circolazione sono davvero immense e qui abbiamo dato uno sguardo solo al territorio europeo. Bene, se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un like e condividetelo. Grazie e alla prossima!